Ekler Nuo 2.0. Oggi vi parlerò brevemente di questo mixer che a mio parere è un mixer di grande qualità ed è sempre utile avere un mixer del genere, sia per gli allenamenti per lo scratch sia come mixer di riserva. È un mixer molto compatto, leggero ma ben costruito. È un mixer 2 canali con la possibilità di sfruttare un terzo canale come entrata line o entrata microfono. Questo mixer è dotato di controlli VCA sul fader e sul crossfader. Per chi non lo sapesse, i controlli sul canale della Ekler permettono di modificare la curva del volume ed è dotato anche di switch reverse che dopo vi mostrerò. Mentre per quanto riguarda il crossfader, qui abbiamo una duplice configurazione che possiamo andare a modificare, e cioè possiamo modificare sia il parametro della curva di taglio dell'audio, nonché il cut-in, cioè qual è il punto in cui deve iniziare ad agire il crossfader. Ora vi mostro nel dettaglio la parte deputata alla configurazione di questi parametri. Come vi dicevo, nella parte frontale del mixer troviamo le regolazioni dei fader e del crossfader. Questa è la regolazione della curva del fader, da un taglio lineare ad un taglio netto. Abbiamo lo switch di reverse, mentre per il crossfader, X-fader, abbiamo sia il controllo del taglio, in questo caso un ingresso audio netto, lo switch per il reverse e abbiamo questo piccolo potenziometro, cut-in, che ci permetterà di decidere in che punto lo switch del crossfader dovrà entrare in azione. Questo potenziometro è di grande importanza per chi fa scratch. Per chi non lo sapesse, ci sono dei mixer che, pur essendo dotati di crossfader magnetici o crossfader che possono essere molto veloci al tatto e all'utilizzo, mancano però di questa regolazione che, se vogliamo, è come se fosse una sintonia fine delle vecchie televisioni a tubo catodico. Quindi noi possiamo decidere in maniera millimetrica qual è il punto di entrata dell'audio del canale che vogliamo far sentire. Quindi per lo scratch, i scratch molto veloci, avere questo potenziometro può modificare enormemente le proprie performance. Ekler con questo mixer ci informa della possibilità di installare all'interno del mixer il crossfader Eternal, che è un crossfader magnetico, quindi non a slitta classico con i contatti che sono sulle piste, quindi molto più veloce perché non ha punti di attrito. Notiamo come questa parte del mixer sia totalmente liscia e sgombra da potenziometri o da tutto ciò che potrebbe essere di intralcio. Quindi il mixer è studiato e pensato soprattutto per chi ama scratchare. Guardiamo adesso la parte superiore di questo mixer. La prima cosa che notiamo è la differenza di colore tra la parte inferiore, dove sono alloggiati i knob dei canali e del crossfader, ad una parte delle regolazioni dei canali. Il mixer è un mixer prodotto veramente bene, ha una cura nei materiali e anche una originalità nel suo design, tant'è vero che troviamo dei knob per i gain, per le regolazioni dei medi, alti e bassi sui due canali, che sono molto originali e sono utilizzati soltanto da questo mixer della Ekler. Abbiamo detto è un mixer 2 canali, canale 1, canale 2 e canale 3. Il canale 3 in realtà è soltanto un canale linea o microfono, mentre il canale 1 e il 2
può essere utilizzato sia come line sia come fono. Abbiamo poi il controllo del master, del boot, quindi di una cassa spia, una cassa monitor, abbiamo i due gain, abbiamo gli alti, i medi e i bassi e poi abbiamo un comodo isolator, un comodo isolatore di frequenze alte, medie o basse. Abbiamo poi chiaramente il preascolto in cuffia, premendo questi tasti, e l'unica parte che adesso ci manca è quella dei collegamenti posteriori di questo mixer. Allora, sulla parte posteriore del mixer abbiamo un ingresso per la rete, un tasto switch per l'accensione del mixer, poi abbiamo uscita RCA per il boot controllato dal potenziometro sulla parte superiore, abbiamo un'uscita sempre RCA REC per le registrazioni, entrata linea, entrata fono, GND per i giradischi, quindi abbinata all'entrata fono, poi abbiamo la parte degli effetti esterni send e return, il cui azionamento lo trovate sempre sulla parte frontale, la parte superiore del mixer, e poi abbiamo un'entrata microfonica jack e uscite bilanciate XLR. Questo ci permetterà di collegare il mixer ai moderni impianti amplificati. Adesso non ci resta che provare questo bellissimo mixer. cut, free, what, yo, 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 cut, free, what? Yeah, funky fresh, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
press. Oh yeah. Funky press. I